Ciao a tutti, allora oggi torneremo a parlare di foto, come potete capire bene dal titolo, foto veramente orribili, cioè foto fatte male, venute male. Vi aiuterò a capire come cercare di fare delle foto veramente belle, basilari ovviamente per gente, insomma per i beginner, per i nuovi che si mettono in questo mondo, che ancora tutt'oggi, e che tutt'oggi quasi tutti facciamo foto con i nostri smartphone. Quindi vi darò delle basi, ovviamente partendo dal presupposto che io non sono un fotografo, sono una persona che nell'arco di molti e molti anni, oltre 20, ha scattato, devo dire, un bel po' di foto, ha fatto un bel po' di video, quindi non sono un professionista, questo video ovviamente non lo guarderà un professionista, figuriamoci, forse sarà il professionista che può dare dei consigli a me, io poi magari posso darlo dopo più di 20 anni invece a dei beginner, quindi a gente che si sta immettendo in questo mondo o che crede di fare delle fotografie davvero buone. Ripeto, vedo online delle fotografie fatte male perché non c'è la base, non c'è soprattutto la conoscenza, lo studio che c'è su una fotografia. Oggi vi dirò alcuni passi per poter fare delle belle foto e pubblicare delle belle foto e dire veramente questa è una foto fatta bene e non è per esempio colorata così a casaccio, quindi rovinando poi la foto e avendo un risultato finale veramente orribile. Quindi dividiamo in vari step il contenuto. Primo step, e sono presenti anche dei consigli soprattutto, vi consiglio a chi si sta immettendo o chi crede di fare delle foto, magari nessuno gli dirà mai la verità, che sono venute malissimo, che sono brutte, che non hanno senso, che sono storte, che sono colorate male, che sono bruciate, che sono sovraesposte e sottoesposte, magari non lo dirà nessuno, però c'è invece chi magari vi vuole aiutare proprio per arginare questo problemino e invece ve lo dirà. Quindi in questo caso, se nessuno vi ha mai detto che sono fatte male le foto, però con questi consigli potete capire se effettivamente la foto che voi avete fatto ha seguito questi passaggi o no. Se sicuramente non ha seguito questi passaggi, ripeto però da non professionista io, se non ha seguito questi passaggi sicuramente avete avuto qualche problema nelle vostre foto e l'avete tuttora. Quindi, prima scelta è proprio la scelta del mezzo. Voi dovete scegliere, essendo dei beginner, dei nuovi entrati, dovete scegliere soltanto, vi consiglio io, un prodotto per andare a scattare o girare video, è la stessa cosa, per quanto riguarda le foto o i video, un unico prodotto. Non saltate da un prodotto a un altro perché, come si dice sempre, quando uno vuole fare troppe cose non ne fa mai una giusta e corretta. Ed è molto difficile sia nel campo della fotografia che nel videomaking, video editing, eccetera, eccetera, fare dei video e delle foto con macchinari differenti fra loro, perché dobbiamo imparare bene una cosa, un prodotto. Quindi, se voi avete intenzione di andare a scattare o registrare con uno smartphone, fra virgolette, ragazzi, devono essere smartphone di alta fascia, quindi non potete andare a fare delle belle fotografie con smartphone da 200 euro. Mettiamoci in mente che non si può fare. Devono essere smart, se volete fare una fotografia seria, fatta bene, devono essere smartphone professionali, quindi vengono tagliati fuori la maggior parte di cellulari che costano veramente, smartphone che costano veramente poco, quindi si deve andare per forza su smartphone, vi consiglio io iPhone comunque, se non volete iPhone, o su Android di alta fascia, quindi per intenderci dobbiamo andare a mettere un pochettino le mani nella nostra saccoccia e andare a spendere un po' di soldi, questo perché lo vediamo dopo, perché vi dirò questi parametri che hanno solo questi telefonini. Quindi non affidatevi a cellulari veramente scarsi. Lì potete fare delle fotografie veramente basilari, una minima indicazione, regola ci vuole, però non potete fare più oltre. Quindi la fotografia sì, può risultare carina, gradevole, ma non è esatta, non verrà mai il top. Quindi, per come primo punto, decidete solo una cosa, imparate bene il vostro smartphone, perché poi tramite applicazioni che vi dirò dovete capire bene tutto quello che si può fare con un prodotto. Quindi scegliete smartphone, va bene, scegliete una fotocamera, una mirrorless soprattutto, e imparate soltanto quella, non passate, devo fare un video, aspetta che prendo la videocamera, devo fare una foto, aspetta che passo allo smartphone, devo fare un altro video, aspetta che passo dal drone. Vedo per esempio molti video girati con il drone che veramente non so se mi viene da ridere, ma credo di più che mi viene da piangere, perché io per esempio non faccio mai video con il drone, perché non è che il drone si spiegano le ali, si fa volare ed è a posto. Chi utilizza il drone di professione viene chiamato proprio dronista. Ci sono delle tecniche, signori miei, per fare dei video con i droni. Non possiamo attivare il drone, già che per legge non si può fare.
chi ha un drone ha bisogno dei permessi dati dal comune, dalla polizia, non si può spiegare in alto in volo un drone e farlo volare così, perché c'è sempre la privacy, quindi bisogna controllare comunque tutta la mappa, se è una fly zone, una red zone, se si può volare, se non si può volare. Quindi ci sono tanti parametri, tanti permessi che ci vogliono, ammettendo che riusciamo ad avere questi permessi, non troveremo mai, non saremo mai in grado, se non c'è una persona accanto a noi che è del mestiere, un dronista che vuole un certo quantitativo di soldi per girare un video con il drone, perché ci sono proprio delle mosse, dei movimenti, ecco, precisi da effettuare con il drone. Poi tutto il lavoro viene fatto la maggior parte in post produzione, quindi dopo che noi andiamo a prelevare il nostro video, che sia dallo smartphone, che sia dalla mirrorless, quindi la videocamera, o che sia da un drone stesso. Quindi in tutto e per tutto non andiamo oltre a quello che comunque non sappiamo fare. Quindi se comunque non siamo dronisti o non vogliamo diventare dronisti, inutile incominciamo a fare video a casaccio, basta che facciamo decollare un drone e abbiamo il video più bello perché si vede dall'alto. Le inquadrature saranno veramente pari allo zero totale. Quindi comunque il primo punto era: decidete cosa volete utilizzare e utilizzate sempre quello. Imparate nel miglior modo possibile in tutti i punti e credetemi che a fine video ce ne saranno parecchi di punti. Imparate nel miglior modo in tutti i punti un solo prodotto. Questo è soltanto un consiglio. Poi se volete utilizzare la cinepresa la Venice 2 della Sony per girare i film a 90.000 euro, piuttosto che lo smartphone, piuttosto che passare un drone, siete liberi di fare quello che volete, ma siete sicuri che non avendo le basi vi riuscirà il tutto fatto male. Imparate soltanto un prodotto veramente fatto bene. Quindi, primo punto, scegliere il proprio prodotto, quello più adatto a noi. Dopodiché, qual è l'altro punto da fare? Essendo che noi abbiamo imparato benissimo un prodotto, parliamo per esempio di smartphone, ovviamente lo smartphone lo dobbiamo conoscere nei migliori punti possibili ed immaginabili, quindi dobbiamo conoscere che tipo di fotocamere ci sono, che tipo di focale c'è, possiamo vedere quanto possiamo spingere con il nostro smartphone, ma così per com'è il nostro smartphone, poi dipende pure che inquadratura o che fotografie, video e foto il mio video, scusate il gioco di parole. Quindi che tipo di inquadratura dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a vedere se ci possiamo spingere oltre con degli obiettivi, anche per gli smartphone per esempio esistono. Ovviamente è una cosa adattata, non è mai l'obiettivo che c'è su una mirrorless perché è adatta per avere degli obiettivi, però sugli smartphone si possono anche inserire degli obiettivi, magari con il MagSafe, per esempio vedi su iPhone, però richiede un pochettino di conoscenza anche in più, di bravura in più e un pochettino di lavoro in post-produzione, perché ovviamente è una cosa riadattata. Lasciando perdere questo, che non si vogliono utilizzare questi accessori, alcuni accessori per girare i video li dobbiamo per forza avere. Quindi in questo caso a cosa serve? Per esempio se noi stiamo girando con uno smartphone. Lo smartphone deve essere buono, quindi per esempio scegliere anche un iPhone stesso, deve essere un iPhone di fascia alta, soprattutto se volete scattare delle belle foto. Non andate su delle versioni lisce, ma andate sui Pro, perché i Pro proprio differenziano dalle versioni lisce per quanto riguarda il comparto tutto delle fotocamere e delle videocamere. Quindi se avete intenzione di scattare delle belle foto, prendete sempre un Pro come telefono, o che sia iPhone o che sia Android. E di Android prendete sempre una versione più professional possibile. Quindi abbiamo detto che dobbiamo conoscere nel minimo il dettaglio del nostro smartphone, vedere quanto ci possiamo spingere, quindi se possiamo arrivare a un certo zoom, se la fotografia viene sgranata, se c'è del rumore, cos'è questo rumore che tanto viene detto nei video, quindi il classico rumore digitale. Non è altro che una grana che si viene a creare soprattutto nelle zone buie, soprattutto a bassa luce, quindi quando c'è poca luce si crea questa piccola grana perché ovviamente non abbiamo, ovviamente qua poi si parla in termine tecnico, non c'è magari nello smartphone stesso la stessa gamma dinamica che ci possa essere su una mirrorless o su magari un drone, quindi qui si va a parlare poi troppo in termine tecnico e noi dobbiamo uscire da tutti questi termini tecnici. Quindi andiamo intanto a conoscere bene tutto il nostro telefonino e dopodiché abbiamo detto che ci vogliono alcuni accessori. Per carità, potete prendere il telefonino così e girare, però dobbiamo poi sapere che se il nostro telefonino non è stabilizzato di suo, che significa stabilizzato? Che quando noi andiamo a fare dei movimenti, perché noi purtroppo di nostro, purtroppo per fortuna significa che siamo vivi, comunque tremiamo, ovviamente ogni movimento poi si vedrà in camera ed è fastidioso vedere un video tipo che siamo a mare, in alto mare, o un video fatto veramente bene
all'orizzonte soprattutto, che significa che viene abbastanza dritto, che viene anzi dritto. Ci sono molte fotografie o molti video che sono tutti completamente storti, cioè inguardabili, ma questo è alla base. Quindi che accessori servirebbero casomai per girare con iPhone? Servirebbe un classico small rig, il small rig non ne ho uno qua, sono praticamente le gabbie in metallo con dei manici per avere una presa molto più stabile del nostro telefonino, che già dovrebbe essere stabilizzato, sempre se andate sulla fascia alta, sono quasi tutti stabilizzati. Un small rig, quindi dove teniamo abbastanza fisso il nostro iPhone o il nostro telefonino in generale, con tutte delle vitine, predisposizione per delle vitine dove noi possiamo attaccare la qualsiasi cosa. Dobbiamo prendere un audio buono per quanto riguarda i video, colleghiamoci un microfono, spendiamolo qualche soldino. Non abbiamo abbastanza spazio, dobbiamo fare una registrazione veramente fatta bene per quanto riguarda video, accoppiamoci un SSD, quindi accoppiamoci un M2 al nostro smartphone, che ovviamente avrà una qualità migliore. Questo lo vediamo nel terzo punto, che sono le impostazioni. Quindi possiamo collegare microfonini, insomma possiamo collegare tutti quegli accessori che fanno diventare uno smartphone un po' più professionale. Quindi insomma le mani ben salde con questo small rig, e possiamo fare sia delle inquadrature fatte bene per quanto riguarda video, che anche delle foto. Ovviamente per le foto invece vi consiglio sempre trattando gli smartphone, lo stesso poi vale anche con le fotocamere ovviamente, anziché il loro small rig che esiste pure, però lì magari si va a prendere un gimbal. Lo stesso vale per gli smartphone, potete andare, vi consiglio che per avere delle riprese più stabili, di andare ad acquistare un gimbal, quindi o con un attacco MagSafe che serve a stabilizzare ancora di più, ad aiutare già la nostra stabilizzazione nel nostro smartphone, quindi a fare venire dei video e delle foto ovviamente molto carine. Soprattutto viene utilizzato per i video. Per quanto riguarda le foto, ragazzi, compratevi un benedetto cavalletto, oppure un piccolo treppiedino portatile se non vi volete portare questo cavalletto. Ce ne sono pure ormai che pesano pochissimo e sono pure corti, una specie di asta, insomma, selfie che si va a allungare. Dipende dove lo dobbiamo mettere, però se abbiamo un piano dove metterlo sperando almeno dritto, potete comprare anche un treppiedi piccolino dove potete appoggiare il vostro smartphone e scattare le foto in maniera ferma, molto ferma, perché ogni movimento ovviamente fa vedere la fotografia sgranata, la fa venire male. Quindi comunque tenere ben saldo il telefonino. Se dovete fare video, camminiamo in maniera adatta, non diamo quelle poggiate di piedi a terra proprio in maniera insistente, forte, decisa. Quindi dobbiamo appoggiare i piedi piano piano, tallone davanti, e in questo caso si muoverà molto meno lo smartphone e risulterà veramente un video fermo. Ecco perché chi fa queste cose viene chiamato videomaker, perché sa tutti i trucchi possibili e immaginabili. Per le foto prendete un cavalletto, perché ci vuole. Quindi questi soprattutto sono gli accessori che vengono utilizzati per quanto riguarda la fotografia, sia negli smartphone che, abbiamo detto, nelle videocamere mirrorless professionali. Quindi, dopodiché, poco fa vi parlavo di impostazione, dobbiamo conoscere benissimo il nostro cellulare, il nostro smartphone o videocamera, eccetera eccetera. E qui mi ricollego al primo punto, dove si parlava di prezzo, che molti smartphone di poco prezzo economici non hanno ovviamente tutte queste caratteristiche. Sfido chiunque a poter registrare, per esempio, in ProRes log con un telefonino da 200, 300, 400 euro, oppure scattare foto in JPEG e in RAW. Quindi non lo fa nessuno ovviamente di telefonini economici, lo fanno telefonini di una certa fascia. È importante scattare in RAW e in ProRes per quanto riguarda i video rispetto al classico JPEG o JPG che tutti conosciamo. Allora, se vogliamo fare delle fotografie fatte veramente bene o dei video fatti veramente bene, proprio degni del nome che portano, sì, e si deve incominciare a utilizzare il RAW come formato per le foto, e il ProRes non è obbligatorio, però per fare video, insomma, almeno un 4K a 60 frame ci vuole, quindi se avete, o 30 frame, quindi se avete un cellulare che arriva ancora a 1009x1080, no, signori miei, già l'HD, il Full HD è abbastanza superato, tutti i formati sono 4K ormai quelli che si utilizzano. Dico, per carità, chi ha il Full HD può girare, sì, ma non può avere la stessa qualità del 4K, magari a 30 frame per secondo, oppure a 60 frame per secondo. Quindi parliamo però di una cosa più importante, lasciando perdere il ProRes che riguarda i video
diciamo, questo mio video stesso lo voglio un pochettino spingere sulle foto, perché parlavamo di foto che sono veramente fatte male. Si parla di JPEG. JPEG, questo è importantissimo questo pezzo, quindi seguite bene. Il JPEG, a differenza del RAW, è un formato che tutti conosciamo. Noi quando scattiamo delle foto le importiamo a computer, le vediamo, insomma, le vediamo anche nel televisore, vediamo sempre questo famosissimo estensione, quindi file, tipo di file JPG, JPEG viene detto. Quindi cos'è il JPEG e cosa lo differenzia dal RAW, che io invece consiglio di andare a incominciare a utilizzare. Però uno è molto più semplice, il RAW è molto più complicato andarlo poi a lavorare, perché appunto richiede una lavorazione. Ecco la prima differenza: il JPEG, noi scattiamo la nostra fotografia con il nostro smartphone, è già bello e pronto, lo prendiamo, lo mettiamo lì, lo pubblichiamo, eccetera eccetera. Il file RAW non è così. RAW dall'inglese deriva e quindi significa grezzo. Grezzo che significa? Che noi, se su un file JPEG non possiamo attuare, e dico qui sta effettivamente l'errore, uno dei primi errori, che mi fa dire le foto vengono malissime, quelle che controllo. Perché il JPEG è un file già compresso, è finito. Un JPEG peserà molto di meno una fotografia JPEG da una fotografia RAW, proprio perché è un file che il nostro smartphone o la nostra fotocamera comprime. Comprimendo, che succede? Non ha tutti quei metadati che può avere praticamente un file RAW, un file grezzo, un file non compresso, pulitissimo, pulitissimo a livello però di metadati, perché contiene talmente di quei dati che se noi sbagliassimo quando stiamo per scattare una fotografia, l'esposizione, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco, diciamo abbiamo un po' di rumore digitale, possiamo in post-produzione e soprattutto dobbiamo con il RAW andare a riprenderci tutti quei dati che ovviamente sono lì memorizzati, che però magari sono venuti male inizialmente perché non siamo un po' capaci di andare a fare un giusto bilanciamento, una giusta esposizione, eccetera, eccetera, quello che ho detto poco fa, però riusciamo a recuperarli con un programmino adatti, vedi Camera Raw che funziona con il Photoshop. Quindi in questo caso abbiamo molti più dati, ma quali sono tutti questi dati che si dice sempre sì, abbiamo molti più dati, più metadati? Appunto è avere più dati per quanto riguarda i bianchi, per quanto riguarda le zone d'ombra, per quanto riguarda i saturi, per quanto riguarda le luci. Abbiamo tutti questi dati messi là dentro in maniera veramente elevata rispetto a un JPEG. Quindi il primo pro, proprio che è il RAW, è che noi in post-produzione lo possiamo modificare come vogliamo. Ora, tutte le fotografie che io vedo, quasi tutte le fotografie che ho visto io, che sono completamente errate, è perché proprio si va a modificare un JPEG. È la cosa più veramente, che se uno fa un corso è da bocciatura immediata. Non si può vedere, non si può sentire dire che vengono modificate, viene fatta una color, viene aggiunto un effetto ad un JPEG. Si può correggere qualche cosa, ma a livello minimale, di una percentuale che possa andare l'1 o il 2%, ma non si può né saturare né desaturare né aggiustare il bilanciamento, perché la foto risulterà bruciata. Questo lo potete vedere con qualsiasi programma, abbiamo detto anche con il Photoshop o con qualche altro programma. Vedete proprio come vi andate ad attivare l'istogramma e immediatamente vedete che la fotografia verrà bruciata. Ecco perché le fotografie JPEG che alcuni pubblicano sono veramente fatte male. Magari non glielo dirà nessuno, ma effettivamente il problema sta proprio lì, perché sono modificate poi in post, ma si modifica un JPEG che non può essere mai modificato. Quindi se voi avete l'intenzione di sbrigarvi prima, scattiamo in JPEG e basta, abbiamo senza troppi sbattimenti, la fotografia come viene non la potete più recuperare, la pubblichiamo, stop, se siamo contenti di quello che facciamo. Se invece vogliamo qualcosa di più professionale, si deve passare obbligatoriamente al RAW. Non tutti gli smartphone lo hanno nel proprio telefonino, come abbiamo detto il ProRes, però questo è il lavoro che si deve andare a fare se si vuole fare una fotografia veramente fatta bene. Quindi in questo caso, per quanto riguarda il JPEG, quando conviene per esempio utilizzare il JPEG? Il JPEG per esempio conviene utilizzarlo quando noi siamo anche in viaggio, dobbiamo fare talmente tante di quelle foto, ne scattiamo 300-400, ovviamente è impensabile andare a lavorare se scattiamo in RAW tutte queste 400 foto, usciamo pazzi completamente. Quindi in questo caso lì sì, si scatta in JPEG stando attenti ad azzeccare, poi vi dirò il programmino qual è, stando attenti ad azzeccare però
ovviamente la giusta luce, la giusta intensità, quindi attivando tutti questi, fra virgolette, aiuti, quindi la zebra, l'istogramma, eccetera, eccetera, sui nostri smartphone tramite applicazione. Possiamo essere un pochettino aiutati, capire bene, in modo che così ci portiamo a casa la foto già pronta, senza troppi sbattimenti. Se invece proprio noi vogliamo dedicarci a scattare, a trovare quello scatto proprio bellissimo in quella giornata e abbiamo un bel paesaggio, cioè abbiamo presente, certe volte usciamo e magari non dobbiamo nemmeno andare a scattare, però troviamo quella location, quel luogo, insomma qualche cosa che ci colpisce. Quella prende una bella, ne uscirà davvero una bella foto, perché il paesaggio magari è bello, ci piace, ne vogliamo portare un ricordo particolare, magari un luogo a cui noi siamo legati. In quel caso vi consiglio sì di scattare il RAW, dico fino a quando sono 6-7 fotografie da andare a modificare, non ci costa nulla, anche se ovviamente si perde un po' di tempo. Se sono 400, no, utilizzate il JPEG con tutti i pro e i contro che c'ha il JPEG. Quella fotografia invece che deve veramente risultare fatta bene e far dire alle persone: guarda che bella fotografia che ha scattato questa persona, quelle fatele in RAW, perché le possiamo andare a lavorare con l'applicazione praticamente Camera Raw che c'è dentro un'estensione che si trova dentro, o anzi non si trova, si deve andare a installare dentro al Photoshop. Quindi comunque dovete capire bene pure che ci vogliono software per lavorare, questo è l'altro punto. Quindi non serve soltanto un buono smartphone, una buona fotocamera, videocamera, un buon drone, serve anche una minima conoscenza per quanto riguarda i software. Per il JPEG non serve nulla completamente, il JPEG abbiamo detto che non si può lavorare, non che non si può lavorare, lo potete lavorare ma a vostro rischio e pericolo, verrà una schifezza totale. Quindi lo possiamo salvare al nostro computer, pubblicarlo insomma in Instagram, X, quello che volete voi, TikTok, e lì è pronto, siamo belli e contenti. Il RAW invece richiede la conoscenza di alcuni programmi, soprattutto il Camera Raw, soprattutto il Photoshop, soprattutto anche il Lightroom, eccetera, eccetera. Non vi sto qui a dire, ci sono video veramente fatti bene di Camera Raw, alcuni sono in inglese, però per fortuna alcuni sono sottotitolati in italiano, ma sono veramente fatti bene. Per quanto riguarda lo smartphone, per esempio, vi parlavo dell'applicazione poc'anzi, una delle migliori applicazioni che possiamo utilizzare per scattare fotografie o fare video veramente bene con tutti questi fra virgolette aiuti, quindi istogramma, zebra, eccetera, eccetera, bilanciamento del bianco, shutter speed, ISO soprattutto, sto parlando di termine tecnico ma vengono chiamati così, e prende la classica applicazione di Blackmagic, quindi bisogna utilizzare l'applicazione di Blackmagic. Purtroppo ne vengono tagliati fuori parecchi smartphone che non sono aggiornati come sistema operativo, per esempio vedi gli iPhone, molti iPhone antichi non possono montare l'applicazione Blackmagic, quindi da un tipo di, questo perché? Perché ovviamente le fotocamere di prima di iPhone non erano così performanti, ovviamente richiede l'applicazione un certo tipo di potenza nel cellulare, un certo tipo di fotocamera. Comunque vedete voi, scaricate nell'App Store o nel Play Store Blackmagic Camera e potete utilizzare quello. Una volta che l'aprite, sempre qui ci sono dei bei video fatti da altri miei colleghi su YouTube dove spiegano bene l'applicazione Blackmagic e vedete già seguendo un video del genere, vedete la differenza che c'è, ve ne renderete conto voi e direte: ma veramente io scattavo queste foto così senza questa applicazione? Ma veramente io prima di conoscere questa applicazione giravo dei video con per esempio la stessa applicazione che c'è all'interno del nostro cellulare? E vedete quanto è bello e enorme il comparto invece della fotografia e della videocamera. Vi serve a capire comunque effettivamente da dove deriva l'errore famoso delle fotografie orribili che si trovano in giro. Dopodiché cosa si deve fare? Una volta che per esempio abbiamo capito bene, seguitevi altri video perché non ve lo sto spiegando perché sennò il video durerebbe 3 ore e già mi sto dilungando troppo. Avendo capito bene il bilanciamento del bianco come funziona, la zebra, dove si vedono le zone bruciate, non bruciate che abbiamo perso, appena abbiamo fatto tutti i settaggi possibili ed immaginabili, dobbiamo andarla a modificare col Camera Raw, un altro software, cercatevi sempre dei video in internet di Camera Raw, vi ho detto che ce ne sono veramente tanti fatti bene, lì possiamo andare a modificare il tutto, quindi a fare il bilanciamento del bianco per recuperare una zona che era sottoesposta, sovraesposta, significa che c'è o troppa luce in quella zona o troppa poca luce in un'altra zona, quindi riusciremo a modificare la nostra foto, però senza creare questi orribili che si trovano artefatti creati dal JPEG nella modifica. Quindi non crea artefatti ma cerca di far risultare una fotografia veramente professionale
di cui invece la partenza era veramente piatta, blanda. Abbiamo detto il file RAW è un file grezzo proprio piatto. Vedete come le cambia la foto da così a così. Altro punto, e credo che poi alla fine sia l'ultimo, attivatevi questa benedetta griglia. Dico, la griglia non è che serve per andare a fare la bella grigliata in estate, a mettere là su un po' di carne, salsicce e cose varie. La griglia serve per fare venire le foto più dritte possibili. È vero poi che sempre con il RAW, attraverso i programmini che abbiamo detto, Camera Raw e Photoshop, riusciremo a correggere pure, dando dei punti cardine come linea, riusciremo a correggere ovviamente l'orizzonte, quindi magari una fotografia che magari è venuta storta proprio perché non ci siamo dimenticati il treppiedi, eravamo a mano libera quando scattavamo, oppure magari eravamo messi in un ripiano che non era proprio orizzontale, riusciremo poi a farlo. Quindi in questo caso però partite bene, attivate sta benedetta griglia, non vi cambia nulla avere una griglia nel telefono, anche perché la griglia, oltre a mettere all'orizzonte, serve per attuare la regola dei terzi. Questo è l'ultimo punto che tratterò oggi, la regola dei terzi. Allora, molti hanno sentito dire o non hanno completamente idea di cosa sia questa regola dei terzi. Ovviamente la stessa parola lo dice, è una regola. Sì, molte persone la utilizzano, no, io non la utilizzo, è una regola, si deve utilizzare obbligatoriamente. No, nessuno vi dice di utilizzare la regola dei terzi. Andate a vedere sempre altri video, ce ne sono una miriade, io già l'ho fatta. L'ho fatto un video nel mio canale per quanto riguarda i terzi. Ovviamente si parte sempre dall'attivazione della griglia, se no la regola dei terzi non esisterebbe. Quindi attivate intanto questa griglia, dopodiché si parlerà di regola dei terzi. Cosa significa? Io già ho fatto un video in passato, abbiamo detto che bisogna andare a fare intersecare nelle linee, a mettere il soggetto su un determinato punto per dare più profondità, per dare più tridimensionalità alle nostre foto oppure ai nostri video. Ma è una regola che si utilizza sempre, dico per carità, non si deve utilizzare sempre, poi la fotografia è bella perché ognuno fa come vuole, non è che per forza dobbiamo andare a mettere un soggetto in quel punto piuttosto che al centro. Come potete vedere su YouTube la regola dei terzi non si utilizza quasi mai, perché i creator che devono fare non è che stiamo facendo chissà che cosa, non stiamo facendo né video cinematografici né fotografie. Io sono messo per esempio qua addirittura al centro, credo, del monitor, pure storto, per far vedere un pochettino più di profondità e non essere piatto. Però ripeto, la parete è bianca, quindi tutta questa profondità non mi interessa, anche perché sono dietro a una scrivania e nemmeno messo davanti, quindi dove si può vedere anche più e si può avere anche più profondità. Parete bianca, quindi nemmeno illuminata, video girati soprattutto di giorno, quindi diciamo che non occorre fare questo. Appunto io qui non nemmeno la utilizzo la regola dei terzi, non la metto in atto. Però se dovete andare a fare delle fotografie davvero belle, attenetevi, voi sempre beginner, attenetevi alla regola dei terzi, quindi mettete questi bei soggetti, questi benedetti soggetti nei punti cardine, non li piazzate sempre al centro che la fotografia è piatta, mettetela nei punti cardine. Comunque potete andare a vedere il mio video che ho fatto, oppure seguire qualche altro video di qualche altro creator dove spiega di preciso cos'è la regola dei terzi. Vi ricordo che viene attuata sia nelle foto sia nei video, quindi se dovete fare qualche cosa che dovete pubblicare ma che sia veramente bello, utilizzate la regola dei terzi. Dico, se dovete fare delle live eccetera eccetera, lo state streamando fuori, non occorre seguire la regola dei terzi. Poi all'inizio magari vi può servire la griglia, poi se incominciate a capire i punti dove dovete inquadrare la griglia la potete pure staccare, ma non dà mai fastidio, perché comunque non solo vi aiuta a mantenere l'orizzonte, ma vi aiuta a posizionare i soggetti in maniera perfetta. Allora, vedete che seguendo tutti questi passaggi, che sono alla fine dei passaggi, delle guide, dei consigli, il risultato proprio finale, quando andate al momento proprio di upload foto, quindi alla pubblicazione o su Instagram o su TikTok, eccetera, eccetera, vedete come vi cambierà completamente la foto da così a così. Quindi, per risemplificare il tutto, scegliete solo un prodotto, o smartphone o videocamera. Drone non credo, perché le fotografie con drone le potete fare solo dall'alto, quindi o smartphone o fotocamera. Imparate bene quello. Un minimo di accessoristica ci vuole, quindi small rig, dotatevi se dovete fare dei video abbastanza fermi di gimbal. Dopodiché cosa serve? Abbiamo detto serve conoscere bene il cellulare, quindi conoscere all'interno se possiamo scattare in JPEG o in RAW. Se non dovete
modificare le foto, scattate in JPEG, non modificate più questi JPEG perché sono una schifezza. Se dovete modificare, scattate il RAW. Io vi consiglio sempre, se la quantità di foto è minima, di scattare il RAW e capite pure bene qual è il mondo della modifica, con Camera Raw e con Photoshop, vi ricordo. Dopodiché abbiamo detto attivate questa benedetta griglia che vi serve a mantenere l'orizzonte allineato, i nostri video e le nostre foto allineate all'orizzonte, e soprattutto con la griglia potete attuare la regola dei terzi. I beginner devono attuare questa regola dei terzi, non dico abbiamo detto quando si fanno live o video su YouTube, non l'attuate perché non serve a nulla, attuatela però quando dovete creare o un video cinematografico o fare delle belle foto. Ovviamente qui ho tenuto fuori e rientra sempre nel comparto foto altri tipi di foto che vengono fatte, però se già magari si sbaglia a fare una foto in maniera basilare, normale, figuriamoci se non sbagliate, e nemmeno voi magari lo sanno, cos'è una foto a lunga esposizione. Quindi in questo caso poi magari dedicherò un altro video per insegnarvi qualche tecnica basilare per effettuare delle foto a lunga esposizione, che sono davvero belle quando però vengono fatte correttamente. Ci sono sempre qui, riportando all'inizio del video, foto a lunga esposizione che non hanno nulla della lunga esposizione. Poi peraltro fatte in JPEG sempre, oltre alla lunga esposizione, fatte in JPEG e modificate con qualche softwareino gratuito che si trova magari anche quelli stessi che ha all'interno Microsoft. Quindi proprio l'inguardabile totale. Spero che con questi consigli che vi ho dato io, questi piccoli step, questi passaggi, voi potete capire intanto se le vostre foto effettivamente sono andati in errore avendo fatto uno di questi passaggi in maniera errata, e soprattutto provate, se avete la possibilità, smanettate nel vostro smartphone, nella vostra camera, vedete se trovate questo file RAW come registrazione ed incominciate ad utilizzarlo, a divertirvi, aprite questi benedetti programmi, incominciate a modificare e vedere cosa ve ne esce fuori. La stessa fotografia però, per curiosità, scattatela anche in JPEG, fate qualche modifica che non deve essere fatta e vedete proprio la differenza di come andate a bruciare una foto in JPEG e di come invece quella RAW diventerà davvero davvero una foto eccezionale che vi farà acquistare veramente parecchi mi piace. Ciao a tutti, al prossimo video.